Buongiorno a tutti, ben ritrovati. 26 luglio del 2023, obbligo di riscatto del mercoledì. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi dovevi essere alla Madonnina, lo sarai probabilmente, Ci ma non sarò, in ci sarò. mattinata, perché leggero posticipo, si pensava potesse già arrivare ieri in serata, poi nel pomeriggio di ieri è stato tutto un pochino più chiaro. Il buon Chukwueze arriva direttamente questa mattina, scende dall'aereo privato a Linate Prime, macchina del Milan, e va a farsi le visite mediche alla Madonnina all'ora di pranzo. Quindi Henry, il settimo colpo, oggi si fa tutto all'iter classico. Quindi Chukwueze, arrivo, firme e in mezzo visite e idoneità sportiva. Sì, e quindi io ribadisco l'invito che ho fatto ieri, oltre all'invito a mettere like a questo video, a iscrivervi al canale, a lasciarci un commento su quello che diremo, insomma le solite cose, vi invito che se qualcuno viene alla Madonnina verso l'ora di pranzo per vedere Ciucovese, se vi porta sempre la brioscina salata, non lo so, la fiamminga Pessimo. di melanzana alla parmigiana, di cotoletta alla milanese, vedete voi, insomma un panino, non lo so, mangiamo insieme, facciamo un mini raduno alla Madonnina, per chi vuole viene a portarmi il pranzo. Va bene, dopo aver portato il pranzo al buon Enrico Boiani, forse vedrete anche Chukwueze che, come scrive la Gazzetta dello Sport, sbarca oggi a Milano, è pronto a sfidare l'amico Osimhen. Il nigeriano con il 9 del Napoli ha vinto il mondiale Under 17, quindi comunque si conoscono bene, ma insomma Chukwueze conosce molto bene Okafor, conosce bene Rafa, insomma, solita gang del bosco. Lo aspettiamo oggi per le visite, non lo aspetterà Pioli, perché invece rimarrà a Milano a lavorare per tutto il tempo della tournée, resterà a Milanello per allenarsi e poi aggregarsi al gruppo dall'amichevole col Monza in poi. E Quindi lo non che sia vedremo. rimasto tanto della tournée, se ci pensiamo, è vero che potrebbero esserci 2 partite, potrebbe essere anche una la partita, vediamo il Barcellona come sta, perché comunque già ne ha saltata una Anche di perché, Harry, tra 4 settimane, tra un mese, siamo a Bologna per la prima. già. Eh, Quindi la tournée ancora non è molta, cioè non dura tanto, non dura troppo, quindi avrà tempo comunque nelle 3 settimane che avvicinano a Bologna-Milan di ambientarsi, di conoscere i compagni, di conoscere Pioli e di fare il suo, ecco. C'è ancora il dubbio del numero di maglia di 'sto ragazzo. Io la io se devo giocarmi 1 euro o una fiche o quello che volete, lo gioco sul 13, che ha anche in nazionale, anche perché gli altri numeri ad oggi sono occupati, sia il 7 che il 22 sono occupati, Va quindi bene. se devo giocarmi un numero mi gioco il 13. Cambio di maglia, è ufficiale il passaggio in prestito di Matteo Gabbia al Villarreal. Oggi sono usciti i comunicati, è uscito il video, le visite mediche le ha svolte ieri, insomma, anche per Matteo inizia una nuova avventura in prestito oneroso, senza diritto, quindi prestito secco per Matteo che in pratica va a giocare, sperando che possa trovare spazio in Liga. A proposito di Liga, dopo dobbiamo parlare di Yunus Musa, Sì. ma chi non è andato in Liga è questo signore qui. Ci pensa Reinders. Per il Milan hanno detto no al Barça. Tonali, non sento la pressione. Una lunga intervista di Reinders, me ne leggo magari qualche passaggio veloce così lo possiamo commentare. In realtà, poi se volete la trovate tutta su Gazzetta dello Sport, come è giusto che sia. Però ti riporto 2 o 3 spunti. Uno, sono impressionato dal primo giorno del Milan. Ho capito subito di essere in un grande club molto diverso dalla dimensione della Z, Alkmaar, a cui ero abituato. Vedere come ci supportano i tifosi è molto bello. Da piccolo ho sempre visto il Milan in TV, da solo insieme al papà. Ho sempre saputo che il Milan era un grande club. Dovendo riassumere tutto in un nome, Marco Van Basten. Essendo lui olandese, cioè E grazie. ci sta che il suo riferimento del Anche Milan perché il sia papà, se non ricordo male, è stato un giocatore professionista, punta.
di medio-basso livello, però ha fatto comunque il professionista e giocava attaccante, e quindi se sposti 20-30 anni indietro le lancette dell'orologio e pensi a papà giovane di Reinders quando giocava, Sì, il riferimento era ed è quello, ma ci sta. A me Reinders sembra un ragazzo con la testa sulle spalle, è ovvio che arriva da una dimensione più piccola, lo riconosci in quest'intervista e forse è anche è quella che rischia di essere la difficoltà più grande per lui, cioè passare a un palcoscenico diverso, ecco, nettamente più grande, con molte più pressioni, che poi al 26 di luglio non le senta, ci sta. Dovranno non sentirle a Milan-Torino, la prima San Siro, giusto? A Milan-Torino con 75.000 persone alla prima di campionato a San Siro. Ecco, è lì che non devi sentire la pressione, è nel derby che non devi sentire la pressione, è nella partita con la Juve, nella partita con la Lazio, nelle partite di Champions, è lì che la pressione devi mettere in un cassetto, lasciarla lì e giocare a calcio come sai. Però sicuramente dimostra personalità, ecco, è un ragazzo che secondo me ha un po' di personalità. E soprattutto ha rilasciato un'intervista dove ci regala parecchi spunti, tipo mezzala, meglio a destra a sinistra, a sinistra mi trovo meglio, il play del Milan sarà Krunic? Sì, penso che Rade oggi sia il nostro centrale, poi vediamo come va durante la stagione. Grazie Tijani, giocheremo a 3 con Rade centrale, tu mezzala a sinistra. Vabbè, già nella conferenza stampa aveva detto Pioli vuole giocare con 2 centrocampisti offensivi e uno dietro che copra. C'era il dubbio di capire se era lui quello che copriva o lui uno dei 2 centrocampisti offensivi. Oggi ha sciolto anche quelli, ha detto sì, è Rade che gioca dietro, io sto davanti sulla sinistra. Vabbè, ma si era intuito, dai, che avremmo giocato così, cioè che Sì, lui lo può se fare anche il play, ma come ha detto lui nella domanda precedente che non ho messo, mi piace giocare da numero 8, da mezzala, la cosa che faccio meglio è essere un giocatore box to box, efficace difensivamente e nell'altro metà campo. se dovessimo mai cercare un vice Rade o uno che magari potenzialmente è titolare al posto di Rade o se salta Musa, insomma, per 1000 motivi, riavvolgete il nastro, tornate alle ore 7, non tanto voi con una macchina del tempo, ma andate su YouTube, sul nostro canale, finito questo video, e recuperatevi la mattina al mercato il penultimo episodio prima di una breve pausa, perché vi diamo il nome di uno che il mediano potrebbe farlo al Milan, chissà, e viene sempre dal Salisburgo come Okafor. Recuperatevi il video quindi nel mentre, anche perché dovete aspettare le 13 per vedere il buon Chukwueze, quindi è inutile che state a refreshare le pagine prima, anche perché 13:30, se non ricordo male, arriva l'Inate Prime. Chiudo con Reinders e poi passiamo a Musa, che è l'argomento forte di oggi. Il sogno di Reinders è vincere una Champions con il Milan, ma ora anche uno scudetto, è già il quarto o quinto che batte lì. Più che altri obiettivi, quest'anno si parte per la seconda stella. Per Milan c'è stato anche un no al Barcellona, questo ormai l'abbiamo capito, è vero che è arrivata anche la chiamata di Xavi, sì, ma ho fatto la mia scelta, ho parlato con Moncada e con Pioli, a quel punto avevo già deciso, anche la mia famiglia, avevo già deciso che avrei giocato per il Milan. E quindi, caro il mio Tijani, grazie e a presto. Con chi? Forse con Musa a questo punto. Sì. Musa offerte 18 milioni, ora si aspetta il Valencia. Il centrocampista americano si allena da solo, vuole il Milan, il Besiktas su Rebic in prestito. Questo ne parliamo dopo. Però, come scrive anche il buon Matteo Moretto, Yunus Musa se planta. Si impunta. Ma perché? È molto semplice. Lui è d'accordo, il Milan è d'accordo, il Valencia è d'accordo, è il proprietario del Valencia che ha un po' bloccato tutto. Cioè, se no, questo ragazzo qui eri già stato alla Madonnina a fare le visite, l'idoneità, la firma. Quindi, se il signor l'egregio Peter Lim decide di dare l'ok, parte domani mattina.
ma come ha detto Musa, o il Milan o il Milan. Sicuramente è una, bella volontà quella di Musa, cioè è un giocatore che comunque si impunta, si allena da solo, vuole il Milan, ecco, 'ste cose qui son sempre positive per quanto mi riguarda. È ovvio che non basta forse, cioè devi convincere il proprietario, o si lascerà convincere dal tempo, oppure magari una ritoccatina all'offerta la devi fare. Io non penso che il Milan la faccia, onestamente, cioè io penso che il Milan sia arrivato al plafond diciamo dell'offerta possibile. Forse anche già oltre il plafond. Ecco, e quindi non lo so onestamente. Però è il centrocampista per chiudere il centrocampo, è il centrocampista che ci serve perché può coprire il ruolo di Krunic, può coprire il ruolo molto più forse anche da mezzala, vice mezzala. È un giocatore che ci sta e che ci serve. Le alternative ci sono, come quella appunto di Gurnah Duat che abbiamo esposto nella mattina al mercato, però Musa è sempre stata la priorità in questo senso, sempre stata la priorità, e quindi l'augurio è che si possa chiudere, l'augurio è che si possa chiudere anche entro i primi giorni di agosto, così chiudiamo gli acquisti prima di andare in ferie, direttore, quando siamo in ferie fanno solo le cessioni e i nostri contenuti sono sicuri. No, ricordiamo che obbligo di riscatto, apro e chiudo parentesi, poi lo ricordiamo nei prossimi giorni, va avanti sempre, sempre, non si va mica in vacanza, tranne il giorno di Ferragosto e un paio di weekend centrali di agosto. Poi per il resto va avanti sempre. E Non o io vedete come sono felice e estremamente contento di questa o cosa? io o l'altro, cioè uno dei due c'è sempre, poi ci alterneremo, insomma, però più o meno copriremo sempre con obbligo di riscatto, anche perché Henry, Sono in un brodo di giuggiole. te la butto lì, se Eh, dovessero partire 1 o 2 giocatori, soprattutto a destra, io non escluderei che dopo Musa potrebbe arrivare anche un altro centrocampista, eh. per il gioco di coppie. E non solo per quello, perché qualche vocetta è arrivata. Cioè, la mezzala di destra è Loftus-Cheek più Musa, la mezzala di sinistra è Renders più Pobega, il volante, chiamiamolo così, è Krunic più, per ora, Benasser, ma Benasser non c'è. Quindi stiamo a vedere nel caso, nella seconda parte di mercato, altrimenti, se no, Musa potrebbe essere più lui il centro-centrodestra, rendersi il centro-centrosinistra e riattivare un po' i giocatori che abbiamo già come Puntando che mezzala. c'è anche il dubbio sulla posizione di De Ketelare in tutto ciò, che Eh, potrebbe essere speso come mezzala di destra più la revenge offensiva. season di De La Ketelare, revenge season, guarda che anche nell'allenamento uscito qualche ora fa, qualche minuto fa, gol di è bello testa. pimpante il ragazzo, segna un gol, esulta. Io me lo È vivo. auguro per lui. Poi è difficile che resti, secondo me, perché non so quanto spazio posso trovare. Mi dispiacerebbe, però ecco, mettiamola così: da Mm, quello che si evince dai video, che è mm. poco perché è mezz'ora di 10 minuti di allenamento nel corso di tutto l'allenamento, però di quello che si evince negli allenamenti attuali, ieri ha vinto la sfida di rigori, insomma è un po' più pimpante, ecco, un pochino più vivace. Poi vedremo se questa cosa si potrà concretizzare, se Pioli l'apprezzerà, se Pioli vedrà qualche cambiamento, eccetera, eccetera. Caro Henry, dobbiamo parlare un attimo delle uscite, ma veramente 2 minuti, anche perché purtroppo in questo momento non abbiamo grandi novità. Se il Milan sta lavorando per provare a sfoltire la rosa, come scrive Gazzetta, il Besiktas si è su Rebic in prestito, si tratta, bisognerebbe trattare la volontà di Ante, è quello il fatto. Non è che c'è Ante che in questo momento non ha tutta sta voglia di andare via. Come non ha tutta sta voglia di andare al Fulham Fodé Ballo-Touré, con il quale comunque il Milan e Fulham hanno un accordo, ma non sembra voler troppo partire. Ma anche qui conta la volontà del ragazzo, ha un contratto con il Milan e quindi lecitamente sceglie lui se restare e se partire dove andare. Certo, è lecito, molto lecito.
onestamente continuo a capire più Ballo Touré, cioè nel senso che è vero che le offerte dal Fulham, dalla Premier, cioè vai a prendere probabilmente più soldi, fai guadagnare al Milan, hai possibilità comunque di più di giocare, perché non nascondiamoci, rispetto a Teo Hernandez, Robinson, la competitività, la competizione del ruolo è un pochino più fattibile per Ballo Touré, però preferirebbe stare in Italia e andare a Bologna, che però non lo vorrebbe in prestito, come ci ha detto ieri Daniele Longo, no? Al talk lo vorrebbe in prestito, l'ingaggio dovrebbe essere un po' da parte del Milan, eccetera, eccetera. Però comunque lo capisco di più, cioè nel senso sono scelte anche di vita, uno preferisce stare in un paese piuttosto che in un altro, giocarsi le sue chance con una squadra piuttosto che in un'altra e va bene. Minimamente non trattare, rifiutare non so quanti soldi dall'Arabia, non ascoltare quasi neanche l'offerta della Turchia e chi più ne ha più ne mette è un altro discorso, secondo me. È una questione un po' di principio, un po' anche legata al maggio scorso. Vediamo se riusciamo a sbloccarla. Non sarà semplicissimo. Caro Henry, buona giornata. Ci ritroviamo direttamente con te dalla Clinica La Madonnina e al talk. Sì, in realtà il talk non lo so, cioè perché ti ricordo che c'è anche già un'altra persona presente in studio al talk, ci sono un po' di È corsi. vero, avremo il buon Francesco Pietrella che viene a presentare il libro su Pippo Inzaghi e anche il fratello. Noi gli diremo che leggeremo metà del libro, non so come dire. Esattamente. E poi ci sarà Marco Bucciantini, quindi doppio ospite oggi. Perché Marco Bucciantini ci aveva chiesto di chiamarlo quando avremmo preso Ciukwueze e l'abbiamo preso L'abbiamo Ciukwueze. preso. Quindi dovevamo chiamarlo. No, ci ritroviamo a Chiama Milan, direttore, io, tra pochissimi minuti, quindi alle ore 11 piattaforma Viola, Chiama Milan, mi raccomando, cercateci su quella piattaforma lì, guardateci in diretta, mettete like a questo video, diteci la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche e condividete questa diretta. Naturalmente tutto questo mega processo, se vi va, è un modo gratuito di supportarci, ma supportarci veramente tanto. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata con Ciukwueze, restate collegati con noi per tutti i video della giornata e soprattutto sui nostri social per vedere arrivo, visite, firme, idoneità e compagnia. Grazie a tutti.